Finalmente ci siamo, l'attesa è finita. Questo weekend la Formula 1 tornerà dopo tantissimo tempo, tanti mesi a aspettarla dopo l'epilogo di Abu Dhabi, un lunghissimo inverno. Finalmente la Formula 1 ritorna con il Gran Premio del Bahrain. Archiviati i 2 stint di test a Barcellona e nello stesso Bahrain, finalmente venerdì i motori si accenderanno e daranno inizio al weekend di Sakir e al mondiale vero e proprio. Si prospetta un campionato bellissimo. Veniamo da uno che secondo me è rimasto nella storia e rimarrà nella storia per sempre, sia per come si è sviluppato in sé che per come è finito. Difficilmente rivedremo in tempi brevi un altro campionato in cui 2 piloti si danno battaglia, lotta, spettacolo fino alla fine, fino all'ultima gara, ritrovandosi a pari punti, decidendo il mondiale solo all'ultimo giro. Difficile, anche se i presupposti per vedere un campionato almeno pari livello ci sono tutti. Sicuramente il 2022 sarà un mondiale vissuto, lottato e che ci regalerà tantissime emozioni. Però che cosa è cambiato dal 2021 al 2022? Ovviamente ci sono le già ridiscusse novità in griglia, come Russell che va in Mercedes insieme a Hamilton al posto di Bottas, un Bottas che va in Alfa Romeo al posto di Kimi insieme a Zhou che prende invece il posto di Giovinazzi. Recentissima la notizia che Kevin Magnussen prenderà il posto di Nikita Mazepin in Haas insieme a Mick Schumacher, e un Albon che ritorna in Formula 1 dopo un anno sabbatico prendendo il posto di Russell. Abbiamo un cambiamento anche in Race Direction, infatti non c'è più Michael Masi, che è stato cacciato in seguito agli eventi di Jeddah e di Abu Dhabi del 2021, che è stato sostituito con un team di 3 persone che interpreteranno appunto la Race Direction, che grazie all'aiuto di una specie di moviola, no? Un po' come la VAR nel calcio, riguarderanno quello che è successo in pista e valuteranno in maniera oggettiva insieme. In questo GP del Bahrain non so veramente che cosa aspettarmi. Sì, ok, hanno fatto già 3 giorni di test e un poi quelli che sono i valori in campo li possiamo intuire, però comunque fatto sta che, come vi ho detto su Instagram, i risultati dei test sono relativi. Red Bull si è palesemente nascosta, una Mercedes che presenta una soluzione senza pance e che tutti fin da subito la danno come la novità dell'anno, una Mercedes che sarà dominatrice incontrastata, scorribande di qui, scorribande di là, e poi vedi i primi test e fanno fatica. Una Ferrari molto competitiva, ma andiamo piano. Un Mattia Binotto e un Toto Wolff che giocano un po' a ping pong su chi scarica di più l'attenzione dei giornalisti e del mondo in generale verso l'altro. Fanno un po' una gara che gufa di più, direi che è normale a quei livelli. Una McLaren che non eccelle e un Ricciardo che è diventato positivo al Covid, come me del resto, qualche giorno fa, e non si sa se parteciperà o meno al Gran Premio. Già da venerdì ci saranno le prime prove libere e sarà importantissimo vederle per capire, se siete interessati a quali saranno i valori in campo, quali saranno i passi gara dei piloti. Specie vi consiglio di dare un occhio di riguardo alle FP2, in quanto sono di tutte e 3 le sessioni quelle che si avvicinano di più alla gara in termini di condizioni dell'asfalto e del meteo, in quanto sia le qualifiche che la gara più o meno si svolgono a quell'ora. Quindi è ovvio che se i team devono venire fuori prima delle qualifiche, vengono fuori in quella circostanza, proprio per forse cronometrarsi con gli altri. Io mi aspetto una lotta a 2 tra Mercedes e Red Bull, quindi tra Hamilton e Verstappen, con una Ferrari che sì, può fare da terzo incomodo, da outsider, e lottarsi il podio, quello senz'altro. Aspetterei a dire che si giocheranno la vittoria. Stiamo coi piedi per terra, insomma. Li abbiamo visti crescere molto in rettilineo, e bisogna dire che a Maranello questo nuovo regolamento con queste nuove macchine che reintroducono l'effetto suolo hanno creato una macchina, la F175, che rende appieno il regolamento e che può essere competitiva. Ha dimostrato nei test di essere più competitiva delle sue precedenti. Sono molto curioso di sapere quello che potrà fare la Ferrari in Bahrain e ovviamente in tutto il campionato. Però diciamo che se devo dare un'opinione ora che è martedì 15 marzo, prima del Gran Premio del Bahrain, quindi prima dell'inizio della stagione, direi che non si giocheranno il campionato, che sarà una cosa a 2 ancora tra Red Bull e Mercedes, e che la Ferrari potrà fare da outsider, un po' da terzo incomodo come ho detto prima, per qualche vittoria, magari qualche gara la vinceranno pure, ma non penso che saranno competitivi per il mondiale.
Poi ben venga a essere smentito, però la vedo difficile. Ok, che nei test sono andati particolarmente bene, forse sopra le aspettative, ma bisogna comunque vedere che Red Bull e Mercedes si sono nascoste, ma questo segnatevelo. Non è che vi ritrovate una Red Bull 10° e 11°, ma levatevelo dalla testa. Quindi non dico di no, dico di aspettare. Aspetterei, ecco. Non giudichiamo la Ferrari perché magari domenica va troppo bene o troppo male. Aspettiamo. Anche perché Bahrain è una pista mista che ci può dare, sì, tanti dati, ma arriveranno anche altre piste. Sono piste molto diverse dal Bahrain. Il Bahrain è una pista in cui pezzi dove è importantissimo avere un buon motore grazie ai lunghi rettilinei che ci sono come T1 e T3, che si alternano a pezzi dove è fondamentale avere una buona aerodinamica come il T2. E tra tutte le macchine che abbiamo visto, per caratteristiche direi che chi è messa un pelo meglio direi che è la Red Bull. Quindi non lo so, vediamo. Bisogna vedere. Se vi devo dire il podio vi dico Verstappen, Hamilton, Sainz. E per il resto, ragazzi, oggi è martedì, ci siamo. Cioè, giovedì c'è la prima conferenza stampa, venerdì le prime libere, sabato le qualifiche alle 16, domenica la gara alle 17. Quindi non ci resta che aspettare sui motori e goderci questo mondiale di Formula 1.